Eh sì, ormai ci ho preso il vizio di provare cuffie di alta fascia wireless con riduzione del rumore attivo. Ed è proprio vero che quando provi questo tipo di cuffie, non si torna più indietro. Ed è comprensibile, no? Visto il livello di prestazioni, di comfort e di design. E così dopo aver provato le Sennheiser Momentum Wireless, le Parrot Zig 3 e le Bose QC35, come potevo non provare il modello top di gamma di Sony? E infatti, eccomi qua a raccontarvi la mia esperienza con le Sony MDR1000X. Scatola importante per quello che è il prodotto top di gamma della linea Sony. Scatola che contiene tutto quello che ci si aspetta in questa fascia di prezzo, cioè un cavo da 1,5 m di ottima qualità, una custodia rigida da viaggio e un adattatore con spinotto d'aereo. Già, perché le Sony MDR1000X sono un paio di cuffie particolarmente adatte per viaggiare e hanno un design importante, molto serio e vero, ma è evidente che si rivolgono a un target di pubblico non giovanissimo, un pubblico che non cerca sicuramente di farsi notare quando le indossa, eppure basta solo guardarle per capire che sono un paio di cuffie di alta qualità. La scelta di Sony è stata quella di utilizzare per lo più plastica e pelle sintetica, ma lo ha fatto nello stile elegante di Sony, miscelando diverse differenti finiture e colori, e il risultato è quello di un prodotto che si lascia guardare e toccare con piacere, seppure non abbia un design caratterizzante come ad esempio quello delle Parrot Zig o delle Sennheiser. L'assemblaggio è anch'esso di elevata qualità, tutto al posto giusto, tutto funziona come ci si aspetta e non ci sono dettagli fuori posto. Molto bella la finitura dei padiglioni, totalmente rivestiti in pelle, come peraltro il dettaglio dell'archetto in metallo, ma ho trovato ben fatti anche i tasti posizionati sul padiglione sinistro, tutti dotati di un piccolissimo LED che aiuta nel capire come sono configurate le cuffie in qualsiasi momento. Se parliamo di ergonomia e comfort, non posso dire che non siano comode, anche se a dire il vero non mi hanno offerto la migliore esperienza che abbia mai provato. Intendiamoci, offrono un'esperienza da viaggio in prima classe, le regolazioni sono molteplici e precise, sia per quello che riguarda i padiglioni, capaci di basculare e ruotare in maniera ampia, così come l'archetto, ben flessibile, con regolazione a scatti e anche ottimamente imbottito nella zona a contatto con la testa. I padiglioni sono ricoperti in ottima pelle sintetica e l'imbottitura è morbidissima, eppure personalmente ho notato che dopo un certo periodo di tempo l'orecchio inizia a scaldarsi, facendo venire meno la sensazione di comodità, e credo sia dovuto dal fatto che io ho la testa abbastanza grande e porto gli occhiali e forse l'archetto fa un po' troppa pressione. Molto comoda però è la possibilità di ripiegarle per riporle nella custodia da trasporto, sufficientemente piccola per essere trasportata senza problemi. Ma è la tecnologia all'interno delle MDR1000X che, per quanto mi riguarda, ha alzato davvero il livello di esperienza di utilizzo, già perché hanno una riduzione del rumore attiva che, ve lo dico già ora, è la migliore che abbia mai provato. Già, perché nel caso di Sony non ci sono applicazioni con le quali gestire le cuffie e tutto va fatto tramite questi 3 tasti sul padiglione sinistro: il tasto di accensione, il tasto noise control e il tasto ambient sound. Una volta accese, le cuffie Sony hanno il noise control attivato di default, ma la cosa bella è che si può disattivare in ogni momento premendo l'apposito tasto. A proposito, c'è una guida vocale che accompagnerà ogni operazione in maniera piuttosto chiara, seppure in lingua inglese. Noise cancelling off. Ambient sound normal. Ma fin qui nessuna novità rispetto ad altri modelli. La cosa più interessante però è la presenza del Sense Engine, una tecnologia che permette di adattare perfettamente le cuffie e le sue prestazioni ad ogni situazione, a partire dalla prima volta che le si indossa, con la calibrazione che in teoria dovrebbe adattare le prestazioni in base a come indossiamo le cuffie e al nostro orecchio. Inoltre la grande comodità, soprattutto in viaggio, è ovviamente quella di poter filtrare i rumori esterni su 2 livelli, facendo passare rispettivamente i rumori ambientali generici, ad esempio quando si è nel traffico, quindi poter sentire i rumori dei veicoli, oppure in stazione o in aeroporto, facendo filtrare solo le voci così da non perdere eventuali annunci importanti. Ma la cosa che mi è piaciuta di più e che ho trovato incredibilmente utile è la possibilità di parlare e ascoltare senza togliere le cuffie. Quante volte infatti capita che qualcuno, magari una cameriera o la hostess dell'aereo, ci rivolge la parola per chiedere qualcosa e ciò obbliga a togliere le cuffie dalle orecchie. Con le Sony il problema non c'è, perché basta posizionare la mano sul padiglione destro e automaticamente la musica si abbasserà e la cuffia amplificherà i suoni esterni. Non manca poi un sistema di controllo tramite pannello touch, sempre sul padiglione destro, un sistema di controllo che, a differenza ad esempio di quello delle Parrot, è estremamente preciso e tramite tocchi e swipe permette di controllare il player musicale, le chiamate vocali e anche Siri sui dispositivi iOS. Già, ma non vi ho ancora detto come suonano queste Sony MDR1000X. Che dire, suonano
Suonano benissimo ovviamente e ci mancherebbe altro, ma quello che mi ha colpito maggiormente è l'ottima spazialità che riescono a restituire. Con alcuni brani, vi dirò, sembra quasi di essere lì in studio di registrazione insieme agli artisti. Il sound è sempre coinvolgente e molto caldo. E beh, ecco, forse a fare un po' il pignolo mi sarei aspettato dei bassi leggermente più corposi. E magari con un'app dedicata all'equalizzazione, beh, sarebbe stato il top. Ma sono veramente dei dettagli. Nel complesso l'esperienza è ottima e durante il mio viaggio a Milano ho potuto apprezzare il mix tra qualità audio e il comfort derivante dall'assenza dei rumori esterni. Queste cuffie del resto sono dotate di un driver da 40 mm e di audio wireless LDAC che le fa suonare in wireless con una qualità comparabile a quando sono collegate via cavo. Certo, via cavo funzionano leggermente meglio, a patto però di spegnere la riduzione dei rumori, perché come peraltro capita con tutte le cuffie dotate di questa tecnologia, inevitabilmente abbassa un po' la pura qualità audio. Personalmente però vi posso dire tranquillamente che è una differenza trascurabile alla quale io sono sempre pronto a rinunciare di fronte alla possibilità di isolarmi dai rumori esterni. Come forse avrete già intuito, beh, a me queste Sony MDR1000X sono piaciute molto. È vero, non sono perfette, è vero, hanno un prezzo molto impegnativo, eppure secondo me sono un'ottima scelta, soprattutto per chi viaggia molto o per chi come me ama isolarsi anche durante una passeggiata in centro. Suonano bene, si adattano perfettamente a qualsiasi situazione e insomma hanno la consueta qualità Sony. Ma ovviamente mi aspetto di sentire la vostra qui sotto nei commenti e se vi è piaciuto il video mi raccomando ricordatevi di lasciare un like, di condividerlo e di iscrivervi al canale. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.